avremo stamattina due testimonianze molto importanti di due nostri clienti con cui stiamo facendo un percorso, un lavoro in cui un po' alla tedesca la filiera cliente-fornitore collabora per poi avere un vantaggio competitivo quando si va a competere sul mercato mondiale. Grazie a tutti di essere qui, è un piacere per me presentare quello che è stato in Candy il nostro progetto. Io cercherò di rappresentare maggiormente quelli che sono state le sfide, le ambizioni, gli elementi di successo, gli elementi di rischio del progetto. È stata chiamata Gartner, ci ha fatto un assessment sui sistemi esistenti e ci ha tirato fuori questa cosa, chiamato approccio postmoderno all'IRP, cioè dice: fatti un IRP semplice e verticalizza in maniera molto specifica i tuoi processi specifici. Questo è stato l'assetto finale, quindi abbiamo assegnato tutta la parte di SCP a Sedapta con l'aiuto di Engineering come System Integrator e abbiamo assegnato la parte di Transport Management, incluso il portale logistico, alla società Tesi. Fare questo cambiamento senza spegnere i sistemi e senza fermare l'azienda è stato un challenge. Negli ultimi 4 anni l'azienda è cresciuta del 50%, quindi con un tasso di crescita medio del 12-13% all'anno abbiamo dovuto cambiare il sistema che gestisce tutta sta roba. Una metafora che usava l'ingegner Aldo Fumagalli, praticamente ci siamo cambiati le scarpe mentre facevamo la maratona. Il nostro non è dal punto di vista concettuale un forecast statistico di quantità. Il nostro è una pianificazione di business, ragion per cui anche se la matematica mi dice che fra 2 mesi 15.000 pezzi potenzialmente il mercato mi potrebbe richiedere, nel mondo reale so che magari non li avrò. Quindi nel mondo reale dico: sai che c'è, questi 15 diventano 10 e i 5 che mi mancano li alloco da un'altra parte dove so che ce li ho e me li vado a vendere. Quindi c'è un'attività di collimazione del piano commerciale con la supply chain. Io cerco di avere il piano commerciale più indipendente possibile per andargli dietro, ma nel breve gioco forza al meccanismo opposto. Uno dei punti chiave del demand era quello di instradare la creazione del forecast su un processo governato con chiari step e chiare responsabilità. Quindi avevamo un livello elementare che metteva un dato, avevamo pensato a un livello intermedio che lo validasse e al GM che lo battezzasse. L'orchestrator ci ha dato la possibilità di strutturarlo. Quanto è stato difficile gestire questo cambiamento nelle diverse aree culturali e che impatto ha avuto armonizzare i sistemi diversi, eterogenei, di Excel in un unico sistema di demand? Lo scotto che abbiamo pagato è stato con la complessità, nel senso che l'unico modo di portare a bordo Italia, Francia e UK è stato di fargli le soluzioni come le volevano loro, nella speranza che partendo dai 3 più grossi e più complessi gli altri venissero tutti dietro. Guardandole tutte a un anno di distanza, diciamo, per ingaggiarle abbiamo dovuto fargli il vestito su misura, adesso glielo dobbiamo mettere standard.